Concentrarsi sulle differenze umane e ideologiche porta ad animosità e guerra, mentre concentrarsi sui punti in comune porta alla conoscenza e alla saggezza. Uno dei temi più comuni in tutte le tradizioni del mondo è l'idea che gli esseri umani nascano con una divinità interiore che ha il potenziale per trasmutarsi in una forma di vita superiore, un seme animico dormiente, pronto ad essere risvegliato da un essere umano disciplinato e consapevole. Nelle tradizioni esoteriche occidentali questo è noto come la grande opera o il magnum opus. Nel Rosacrocesimo il simbolo principale è la rosa croce, un'anima divina in dispiegamento, la rosa, che cresce al centro del corpo materiale limitato, la croce. Questo è anche il vero significato dell'alchimia. Il piombo è l'ego, è il corpo umano grezzo, e l'oro è lo spirito divino. Tutte le tradizioni ermetiche si basano sugli insegnamenti di Ermete, che ci dice che ciò che chiamiamo mondo fisico è un costrutto mentale creato dalla mente divina, con l'aiuto della coscienza umana. Nella massoneria questo è simboleggiato dal bugnato, la pietra grezza che deve essere modellata fino a diventare il concio perfetto, che rappresenta la raffinatezza del sé. Le filosofie orientali sono decisamente più antiche e al posto del simbolismo della rosa occidentale, l'Oriente utilizza il loto. Nello yoga il corpo umano è visto come un veicolo creato per l'ascensione. Insegna che il sistema nervoso centrale è un meccanismo che può essere azionato consapevolmente per attivare facoltà superiori e, infine, a raggiungere la liberazione. Il Vedanta indù insegna che l'identità umana separata è un'illusione e che se ci liberiamo da questo sogno realizzeremo che siamo tutti la stessa fonte divina. Il buddismo Mahayana insegna che tutti gli esseri viventi possiedono il seme dell'illuminazione. Uno degli archetipi più venerati del buddismo è il Bodhisattva, colui che raggiunge questa illuminazione ma sceglie di rimanere nel ciclo delle rinascite per aiutare tutti gli altri esseri senzienti a raggiungere lo stesso obiettivo. Questo insegnamento si ritrova anche nelle religioni abramitiche. Nel misticismo ebraico l'albero della vita esiste all'interno della forma umana e ascendendo all'albero l'essere umano si trasforma da anima inferiore a spirito divino. Il sufismo insegna che attraverso un profondo amore per il divino ci si può fondere completamente con esso. Nello gnosticismo il mondo materiale è visto come un'illusione che imprigiona una scintilla divina nel corpo umano e attraverso la conoscenza esperienziale diretta si può risvegliare questa scintilla e liberarla. Nell'ortodossia orientale esiste il concetto di luce increata, la teosi. Come disse notoriamente Sant'Anasio, Dio si è fatto uomo affinché l'uomo potesse diventare Dio. Il cristianesimo primitivo insegnava chiaramente questa dottrina. Per secoli si è ritenuto che ogni individuo possedesse una scintilla divina, che il peccato fosse una malattia dell'anima e che la salvezza si raggiungesse coltivando questa scintilla divina, proprio come Cristo insegnò attraverso le sue azioni. Tuttavia, intorno al 400 d.C., Sant'Agostino sostituì questa visione con la sua dottrina del peccato originale, che affermava che gli esseri umani sono naturalmente imperfetti e non possono guarire da soli e quindi necessitano dell'autorità esterna del sistema della Chiesa per essere salvati. Il grande scisma del 1054 d.C. segnò il momento in cui il mondo cristiano si divise in due. L'ortodossia sosteneva che l'obiettivo della vita cristiana fosse la fusione con il divino e la Chiesa dell'Occidente assunse un'importanza notevole, concentrandosi sulla sofferenza di Cristo piuttosto che dei suoi insegnamenti di trasmutazione e teosi. Dopo lo scisma, coloro che in Occidente tentarono di far rivivere gli insegnamenti originali furono processati per eresia. Questa è un'inversione storica completa. Come suggerisce la prospettiva ortodossa, il grande scisma fu un atto di eresia da parte della Chiesa cattolica stessa, poiché l'eresia è definita come una deviazione dagli insegnamenti originali, e gli insegnamenti originali non includevano il peccato originale o la salvezza attraverso un sistema gerarchico dell'uomo. E con la riforma protestante del 1517 d.C. arrivò la dottrina secondo cui la natura umana è totalmente depravata e che la salvezza arriva solo attraverso la fede, non attraverso l'azione. Se questi cambiamenti nella dottrina della Chiesa non avevano lo scopo di rendere l'umanità più decaduta e sottomessa, allora a cosa diavolo servivano? Il modo più efficace per rendere la popolazione più stupida è stato convincerla di essere un animale depravato e di doversi sottomettere all'autorità dell'uomo. Ma non importa, la scintilla divina dentro di te, solo tu puoi scegliere di ignorarla, oppure no. Report Greg Rees, traduzione e voce Dino Tinelli.